una nuova esperienza, proveremo a navigare il Po scendendo in deriva, quindi trasportati dalla corrente, fino al mare, partendo qua da Bagnolo San Vito, dove abbiamo una barca di 5,5 metri, una Davini, una barca piatta fatta apposta per navigare sul Po. Abbiamo abbastanza improvvisato questa avventura, nel senso che non siamo conoscitori esperti del Po, del grande fiume. Torneremo invece a motore, 4 giorni a scendere, più o meno 2 giorni a salire, dal Canal Bianco stavolta, quindi con quello che abbiamo ci arrangiamo e speriamo di tirare fuori un bel ricordo, soprattutto per noi e per chi lo vedrà. Poi da qua alla Foce ci sono conche? No. Invece ci sono al ritorno se andiamo al Canal Bianco, e lì abbiamo bisogno di tutti i numeri delle conche. Bisogna addirittura prenotarle alcune 24 ore prima. E può essere che perdi mezz'ora per ogni conca. Vabbè, un po' di gnocca, questo è importante, Un po' di gnocca non guasta mai, Antonio? Ma tu sai la storia, no? È un aneddoto. La leggenda narra che la figlia di un nobile fosse invaghita di un umile pescatore e la famiglia gli impedì di frequentare questo pescatore, lei si annegò. E da quel momento chiamarono quel ramo del Po il Po della donzella da parte dei patrizi, diciamo dei nobili, e il Po della gnocca da parte dei pescatori della. Allora, tutte le leggende del Po. Vicino a Mesura, scendi, c'è l'attracco, poi vedi in mezzo, fai l'arginello, in mezzo alla campagna c'è un campanile che sbuca dalla terra. Quella era una chiesetta che si è interrata con l'alluvione del 66, è rimasto, hanno lasciato. Tu vedi il prato e vedi che viene fuori il tratto terminale del campanile. Per prenderlo al Canal Bianco dov'è? Ti fai tutto il Po di Goro che è lungo 55 km. 3 taniche da 20 litri. Comunque mi conviene se trovo un rifornimento a farlo. Sì. Siamo quasi per partire, c'è un caldo torrido oggi. Il problema sarà far stare tutta l'attrezzatura sulla barca. Chissà cosa serve questa. Attraccheremo qua vicino per fare le prove generali, tenda, fornello da campo eccetera, per vedere un po' che tutto sia a posto, poi in realtà partiremo domattina. Ok, l'arrivo alla prima spiaggia. Siamo approdati su questa spiaggetta per fare le prove, la prima notte che dovremo passare insieme qua sul Po, via Valentina. Sicuramente il paesaggio è splendido, purtroppo il Po è stato ormai sfruttato e denigrato in una maniera incredibile, non è più il Po di una volta, ma riserva sempre un certo fascino. Prima sera accampati, abbiamo già finito metà dei viveri praticamente. Abbiamo aperto il catetere di vino, che non è una sacca di emoglobina, esatto, ma è sangue proprio vero. È vino, anzi guarda, faccio vedere, vai. Grazie. E anche questa avventura devo dire che è durissima, parte proprio di stenti e di fatica. Esatto. Si sta alzando il livello, io spero che la barca non se ne vada per i cazzi suoi. Finché la barca va lascia andare. E questa ci mancava. Ci siamo svegliati
con le tende in acqua. Una l'abbiamo già spostata e l'altra adesso la spostiamo. I livelli del Po un po' sono saliti e comunque la nostra inesperienza la fa da padrona un po'. Vabbè, buono a sapersi, stanotte metteremo le tende sicuramente più in dentro. Sei stato bravissima! Ok, siamo partiti stamattina, come avete visto ci siamo svegliati nell'acqua, l'inesperienza ci ha fatto mettere le tende troppo vicino, comunque abbiamo fatto colazione, abbiamo asciugato tutto. Sì, no, ma deve essere una sola staccata. Ne avevo preso qualcuno però piccolo finora, ma il più grosso 50 kg. I gemelli hanno fatto il record. Il record dovrebbe essere 135, con 2 metri e mezzo. Con la multa che l'avevo preso. Quindi cosa ha fatto totale da Bagnolo finora? Da Bagnolo è circa a Borgoforte, hai fatto 40 km. Per fare in 4 giorni arrivare al mare. E se fai 40 km tutti i giorni, quindi 20 km al mattino e 20 al pomeriggio, ci arrivi. Attracco dell'isolotto per pranzo. Ci siamo fermati a pranzo all'isola, un isolotto che si chiama Riserva Naturale Isola Boschina. Adesso beviamo un caffè, poi ripartiamo e ci facciamo altri 20-30 km in deriva per poi trovare un riparo per la notte, perché a monte ha piovuto e quindi probabilmente arriverà giù 1,5 metri d'acqua in più di livello. Cotto sotto il sole, abbiamo fatto quasi 5, 6, 7 ore di deriva. Abbiamo conosciuto qua Davide, io coi nomi non me ne ricordo mai, personaggio simpaticissimo. Allora siamo arrivati, stavamo cercando un posto dove attraccare, alla fine ci ha tirato una barca tipo un peschereccio alla Popeye, attraccato appunto in questa baracca, una baracca fantastica, un posto veramente vero da lupi di Po invece di lupi di mare. Anzi, vi faccio vedere una cosa, vieni, guarda, tu seguimi. Questa qua è la sua barca e siamo appunto questa chiatta qua che ci ha dato il permesso di stare qua. Vieni, fai una ripresa, guarda, grande, il bagno on the Po. Qua puoi fare un po' di cacca se vuoi. Qua fanno le grigliate, qua c'è l'acqua potabile, questa si può bere perché hanno fatto arrivare il tubo, e dentro c'è il casotto che abbiamo già fatto qualche ripresa prima. Noi abbiamo messo le tende là in alto, posto rialzato perché non vogliamo più trovarci con l'acqua dentro la tenda. Ecco, la barca l'abbiamo attraccata qua, non dobbiamo tirarla su dalla spiaggia e stare attenti ai livelli perché anche stamattina la barca se ne stava andando, si è alzata l'acqua. Se prendi il gobbo, buttalo subito. Anche il gobbo? È proprio il fermo per il gobbo. Ma il gobbo cos'è dopo il Gobbi? No, la carpa? il gobbo, quelli grossi, le carpe. Le carpe, vabbè sì. Pensa a te la cagata. Stai registrando? Sì. La cavolata, qui che sei nel Mantovano devi pescare con la bilancina del 2050. Là di là che sei nel Roviotto peschi con la bilancia da 3 metri. Sì, ma infatti. Lì più avanti, dopo le cave, prima del ponte, dopo il ponte che sei nel Ferrarese, puoi pescare anche con la bilancia. C'è il peschereccio, ma anche con il No, ma infatti io che giro a pescare non capisco mai niente, cioè come la faccio la sbaglio. C'hai i tesserini? Sì, ho FIPS, licenza, no. E adesso arriviamo fino ad Adria,
po' di Goro e poi torniamo dal Canale Bianco. Sembra proprio quella di Braccio di Ferro. Sai quanto pesa sta barca? Tanto. 40 quintali. Guarda che bello anche il timone. Solo il timone merita una foto. Ti vedo come capitano del... Mangiamo e andiamo a dormire. Ci siamo svegliati stamattina, siamo partiti da Stellata, continuiamo a scendere. Questo è il nostro approdo per pranzo. Oggi ci fermiamo al ristorante Il Mulino sul Po. Abbiamo attraccato la barca e evitiamo di cucinare, poi sono posti tipici, caratteristici e non si può non visitare. Poi la pancia vuole andare al ristorante. Allora, oggi siamo a Occhiobello a mangiare in questo posto molto caratteristico. 2 antipasti, 3 primi, 3-4 secondi, vino. Posto fantastico. Appena colta. Ci siamo nuovamente accampati, abbiamo montato le tende, assicurato la barca e abbiamo finito abbastanza presto oggi di navigare. Siamo quasi a Roferrarese, quindi insomma un paio di giorni ancora e dovremo arrivare al mare. Abbiamo navigato solo 2 giorni e siamo veramente stanchi, sembra come se fosse passata già una settimana. Ecco, è bello poi quando si è in giro conoscere un po' anche la gente del posto, i locali e insomma sicuramente è una bella esperienza. Ci sono i rumeni. Fanno La strage. I sorbitori, Reti. Non si prende neanche più secoli perché quando passano. Tira su tutto. Cazzo, ma è incredibile, è possibile che non fa niente la polizia, niente. Sta facendo qualcosa ma con tutte chiacchiere. Sul Po una volta si prendeva gli storioni, lui racconta. Sono le nasse per pescare le anguille. Sì. Guarda qua. Si mettono giù così. Si mettono giù così. Prima dentro quando passa lì non viene più fuori. Ah, ecco. Si passa praticamente entra il primo, Sì. Primo passaggio, secondo passaggio, Terzo passaggio. terzo basta. Anguille anche da 1 chilo. Chissà una volta qua, Una volta. Lì c'è pa 50-60 kg di 50-60 kg di anguille una volta al giorno. Tutti i giorni, racconta. 72 anni, grande conoscitore del Po. E dice che una volta storioni, anguille e adesso hanno tirato via tutto. Reti con gli storti rumeni. Non solo loro, ma... Sono le vecchie lì. No? Basta. Sì, l'uomo delle caverne. Da Fazio anche. Trovate una clava. Abbiamo passato una notte tranquilla là dietro dove vedete quella chiatta con le reti. Stamattina ci siamo svegliati un po' tardi, abbiamo fatto tutto di corsa perché sta per arrivare brutto tempo, quindi dovevamo, come si può ben vedere, coprire tutto coi teli.
Oggi giornata piovosa, abbiamo attraccato qua in un porticciolo. Siamo in realtà al primo braccio del delta del Po, quello lì in fondo a destra, che si vede, che si chiama Po di Goro, ed è quello che prenderemo noi. Fino ad arrivare al mare c'è, presumo, una scuola di pesca al siluro. Vedete tutte le barche in fila. Siamo a un camping della scuola di pesca al siluro che abbiamo visto prima, carinissimo. E probabilmente questo austriaco, immagino sia un austriaco dal nome della scuola, ha creato questa piccola area con tutti dei bungalow molto attrezzati. Siamo arrivati a Ariano del Polesine, anche oggi. Beh, sì, una giornata un po' piovosa, però è andato tutto bene. Ci siamo fermati nuovamente, oggi abbiamo beccato abbastanza brutto tempo, vento e acqua, e sono qua con Valentina che stiamo facendo delle riflessioni su questi ormai 4 giorni di navigazione, che sembra un mese veramente, perché comunque è un'esperienza bellissima, dura. Scendere per 6-7 ore a deriva tutto il giorno in barca, caldo, acqua, stanca tantissimo, e abbiamo incontrato della gente fantastica, vecchi pescatori che ci hanno raccontato il Po di una volta, personaggi bizzarri, qualcuno ci ha raccontato qualche leggenda, comunque è un'esperienza forte in un fiume che, per quanto degradato e maltrattato, è ancora molto selvaggio. Valentina si è dimostrata sicuramente un osso duro, ha resistito, si è adattata alla grande, sicuramente la compagna ideale non solo nella vita ma anche per fare queste avventure. La guida che ci ha aiutato è questa, è una guida di Dario Montardi, faccio pubblicità volentieri perché è fatta bene, ci ha aiutato tantissimo. In realtà è Valentina che ha fatto sia la vedetta che la navigatrice. Ovviamente adesso sono un po' stanco, ma sono molto contento e molto felice di questa esperienza. Fabri dorme, sto preparando il riso con tofu e fagioli. Siamo a Mesola. Oggi, per non perdere tempo, mangiamo in barca con queste buste molto pratiche, sono state ideate apposta per chi fa spedizioni o comunque trekking eccetera. Non è nient'altro che, in questo caso, abbiamo una pasta con creamy sauce with herbs, salsa alle erbe liofilizzata. Basta buttare l'acqua bollente dentro che abbiamo preparato con il thermos stamattina, lasciare per 10 minuti e prende vita diventando una pasta, beh, non è neanche così schifosa, comunque molto pratica. Stiamo attraversando il paese di Goro, l'ambiente è cambiato completamente, è un ambiente urbanizzato, si vedono case sulla riva, canneti, quindi è cambiato completamente il paesaggio, è cambiato di nuovo anche il tempo, si passa da giubbotto invernale a torso nudo, da 5 gradi a 25, e comunque stanotte è prevista acqua forte. Vedremo se accamparci al faro di Goro o al rifugio degli amici del Delta del Po. Mi accontenterei anche di un cannolicchio preso a spinning. Basta lì, Merlo. Allora, che sto parlando? Mi rovini l'audio. Merlo?
ti risponde. Scusa, dov'è che prendo i perca? Me lo puoi dire? Ah, più avanti a destra? Alla seconda barca hai detto? Ah, ok, scusami, la terza, va bene. Allora, niente. Ah, ok, va bene, adesso ci provo, cambio l'esca come mi dici tu, eh? Cosa devo mettere? Minnova fondante? Sicuro? Ok, grazie, ci vediamo. Che cretino, amore. Salve. Sì. Sì, riusciamo a passare sotto. Urca. Sì, ci passiamo sotto. Ce la fai sul ghiaccio? Sì, La testa. vediamo. Devi sdraiarti, pancia in giù. Oh Maria. Ce la facciamo. Quella canna lì, passa dopo. Cazzo, per un pelo. Questa è una ripresa. Ok. Siamo passati. Lo sentite? Scene dove si cade in acqua sono proprio queste qua, quando orbeggi la barca lontana dal pontile. Comunque siamo arrivati al porto di Corino, volevamo andare al faro ma è in arrivo una perturbazione e rischiamo di arrivare là con la turbolenza e di non sapere dove mettere la tenda, anche perché è un faro isolato e quindi siccome sono previsti 2 o 3 giorni di pioggia ci toccherebbe stare su sto faro, su quest'isola dell'amore, che anche se è l'isola dell'amore dopo 3 giorni penso che rompa le palle. Abbiamo deciso invece di star qua terraferma, c'è il ristorante, c'è comunque un'area accoglienza di tende e di camper. Abbiamo parlato con quelli che gestiscono qua la situazione, sono molto cortesi e cordiali, insomma porto sicuro, posto sicuro dove dormire, unica cosa, pieno di zanzare. Dov'è che dovete andare? Allora, siamo partiti da Mantova in barca e siamo scesi dal Po con la corrente, dormendo dove ci capita. Ah, così mi dove andare? Sì, così. Bella esperienza quella lì. E dov'è che siete a dormire allora? Ah, lì in Po avete... Adesso abbiamo messo giù la tenda lì dove ci sono le roulotte. Stiamo lì. Hanno chiamato brutto tempo stasera, domani e postdomani. Occhio, andarvi a paricolare. Non poteva non mancare la leggenda del siluro che mangia il cane, detta poi da un locale, insomma, questa leggenda ormai gira da anni e anni e anni, ognuno poi cambia il setter, la razza del cane, l'amico, il mio cugino, comunque insomma ci mancava per questo documentario un classico. Finalmente ci siamo fatti una doccia questa sera, abbiamo trovato in questo camping un bagno con doccia. Questo signore sta pescando col bilancino, vediamo se prende qualcosina intanto che facciamo un aperitivo. Là c'è il Po e qua c'è la laguna
quella striscia di terra in fondo delimita il mare aperto, abbastanza suggestivo. Questi sono tutti allevamenti di vongole ed è un posto comunque dove la gente vive di pesca. Ieri sera ci siamo accampati al porto di Gorino, in corsa, abbiamo montato le tende e abbiamo fatto bene perché è arrivato veramente un temporale fortissimo in salita Bora. Siamo praticamente attendati vicino alla laguna, quindi vicino anche al mare. Ha piovuto e fatto vento forte tutta la notte, ora ci siamo svegliati e non possiamo uscire dalla tenda perché diluvia, non so se si sente, e aspetteremo un attimo di pausa per poi andare a caricare telefoni, macchine fotografiche eccetera e per poi vedere il da farsi, perché comunque oggi non ci si muove di certo e domani non so neanche domani. Ieri è stata una serata molto carina, diciamo che presi subito da uno sconforto iniziale perché non c'era, l'unico ristorante del paese chiuso. Alla fine, grazie a un passaggio, siamo finiti in un locale molto particolare, carino, loro gentilissimi, una bella serata. Racconti sulla pesca con un vongolaro che ci ha spiegato un attimo. Ho scoperto una cosa: avete presente quando trovate le cozze, una rossa e una bianca? Che io pensavo quella bianca fosse anemica, in realtà la rossa è la femmina e il bianco è il maschio. Non lo sapevo, magari dico una cosa banale, ma ho scoperto questa cosa che mi ha incuriosito. Allora, siamo venuti a pranzo al ristorante da Uspa. Abbiamo voluto prendere l'anguilla. Io anguille ne ho pescate tante nella mia vita e devo dire che è servita così. Praticamente questa è la parte della coda, l'hanno aperta, diciamo a portafoglio, tirato via la lisca e proviamo. Una prima rete che fa una sorta di diga, poi obbliga un po' i granchi o il pesce a incanalarsi dentro queste nassi. E si pescava tanto ai tempi. Anguille, gamberi, acquadelle, cosa sono le acquadelle? sono pesciolini piccoli così, Ah. di garanzini. E c'è patate anguille. Stasera siamo tornati al ristorante di oggi e diciamo che abbiamo voluto trattarci bene con questo spaghettino all'astice, giusto prima di andare a dormire. Domattina sveglia alle 6 e si risalirà un po' al Canal Bianco per tornare a casa sotto l'acqua. Domani sarà una giornata, 8 ore di navigazione circa sotto l'acqua. Ecco, ci hanno detto di chiamare per sentire per le conche e organizzare i passaggi, ecco, in barca. Sì, questo qua sì, è in ora 6-4 volte. Ecco, ma la Volta Grimana bisogna telefonare per farci aprire Volta Grimana? Siamo arrivati finalmente alla conca di San Leone, l'ultima conca del Canal Bianco prima di rientrare nel Po, per poi arrivare a Bagnolo San Vito. Siamo partiti da Gorino stamattina alle 8, abbiamo fatto 8 ore di navigazione ininterrotta sotto l'acqua. Siamo provati, stanchi, navigare per 8 ore è già impegnativo, ma bagnati fradici, senza mai fermarsi, è stata veramente dura, con qualche scherzetto del motore, abbiamo dovuto fermarci un paio di volte a far benzina. Comunque un'esperienza intensa, bella, ma non da sottovalutare per chi la volesse fare. Direi che qua si chiude il nostro viaggio. Ma vai, sì. Siamo a circa 5 minuti dall'arrivo,
carina l'esperienza anche delle conche, siamo alla fine. Ce l'abbiamo fatta grazie anche ai consigli di Antonio che dirige qua il porto fluviale di Bagnolo, ormai sono 8 ore che navigo, di Bagnolo San Vito. Merito è vostro che ci avete creduto con un pizzico di coscienza e adesso è tutto ci vuole.